Buongiorno a tutti, sono Matteo Bernardi, lavoro presso l'Istituto Oncologico Veneto, sono il direttore del Master in Assistenza Infermieristica, Ricerca Clinica e Intelligenza Artificiale in Oncologia e Cure Palliative dell'Università di Padova. È un programma di formazione avanzata, è rivolto a tutti quegli infermieri che desiderano aggiornare e approfondire le loro conoscenze e di poter quindi rivestire ruoli sempre più importanti all'interno dei percorsi di cura dei pazienti oncologici. Io sono il dottor Mirsad Basalic. Sono il coordinatore infermieristico dell'Hospice dell'Istituto Oncologico Veneto e il tutor di tirocinio del Master in Assistenza Infermieristica, Ricerca Clinica e Intelligenza Artificiale in Oncologia e Cure Palliative. Gli obiettivi che si pone il Master sono i seguenti. 1. Formazione in oncologia e cure palliative. In particolare quindi l'obiettivo è di sviluppare abilità pratiche per la gestione clinica avanzata dei pazienti oncologici, inclusa la somministrazione delle terapie e la gestione degli effetti collaterali. 2. Sviluppare competenze in supporto psicosociale e comunicazione. Quindi fornire agli infermieri strumenti per il counseling psicologico, la gestione dello stress e del burnout tra i professionisti sanitari e migliorare le competenze comunicative affinché possano essere un supporto psicologico adeguato ai pazienti e alle loro famiglie. 3. Sviluppare competenze relazionali e di teamwork, cioè rafforzare la capacità di lavorare in gruppo, di lavorare in squadra, di lavorare in team e sviluppare competenze di leadership e gestione per assumere ruoli di coordinamento e supervisione. 4. Sviluppare competenze in ricerca clinica e questo è un obiettivo che interessa molto a un istituto come il nostro che si occupa di ricerca, quindi insegnare i principi e le metodologie della ricerca clinica, inclusi la progettazione di studi, la raccolta e l'analisi di dati e la redazione di articoli scientifici. Inoltre, preparare gli infermieri a partecipare attivamente a studi clinici, comprendendo i protocolli di ricerca e il loro impatto sulla pratica clinica. Ultimo obiettivo, ma che è quello sfidante e centrale di questo master, è descrivere le applicazioni dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario. Il tema non è solo un fatto di moda. In realtà l'intelligenza artificiale sta trasformando il modo con cui si fa assistenza e ovviamente il modo con cui si fa ricerca. Lo fa su differenti piani, in differenti ambiti. Si va dalla gestione del paziente utilizzando modelli previsivi, che sono modelli matematici ma che applicati alla situazione del paziente ci permettono di guidare l'assistenza del paziente in maniera tale da ottimizzare sia la terapia ma anche la gestione generale del paziente. E questo basterebbe, l'importanza di questo già la si capisce. Pensate che il Journal of American Medical Association ha dedicato un open call sui modelli previsivi in ambito clinico, questo solo per dare il peso di quello che è lo sviluppo della disciplina. Ma altrettanto vengono aperti una serie di scenari di enorme importanza. Pensiamo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa per decodificare dati testuali, classificandoli e rendendoli quindi utilizzabili ai fini di analisi statistiche. Dire analisi statistiche vuol dire monitoraggio di quello che sta avvenendo in ambiti prima completamente inaccessibili. Pensate semplicemente al tema dell'analisi dei diari infermieristici, delle cartelle cliniche, dei referti di dimissione. Un'enorme quantità di informazioni inutilizzata di fatto ai fini del presidio sanitario dei pazienti. Ecco, quando parliamo di queste cose non dobbiamo dimenticare lo sviluppo che avranno le wearable devices, ovvero la raccolta di informazioni sugli stili di vita che avviene in maniera trasparente rispetto all'utente. Pensiamo a tutti i dati di frequenza cardiaca, ossimetria, frequenza respiratoria, attività fisica che normalmente i nostri smartwatches producono e che sono messi a disposizione del clinico o dell'infermiere per capire effettivamente come sta il paziente, le proxy di qualità della vita più moderne che noi possiamo immaginare. Ecco, tutto questo per dire che un master che si occupa di questi argomenti non può prescindere non dallo sviluppo, per cui vengono richieste altre competenze e altri livelli anche matematici, ma per l'utilizzo consapevole e finalizzato di questi strumenti che fanno parte già e che faranno sicuramente parte nei prossimi 10 anni di qualsiasi
iniziativa di ricerca innovativa che si vorrà intraprendere in questo settore. Possiamo dire che i laureati del master saranno preparati per una vasta gamma di opportunità professionali che vanno dal settore pubblico al settore privato. Possono andare a lavorare nelle strutture oncologiche, lavorando come infermieri specializzati in ospedali e in cliniche oncologiche, in centri di cure palliative, come hospice, fornendo cure palliative a pazienti in fase terminale, migliorando la loro qualità di vita, lavorare all'interno del setting domiciliare, seguendo quindi i pazienti oncologici e in cure palliative ed i loro caregiver nel setting appunto domiciliare, lavorare all'interno degli istituti di ricerca, partecipando quindi a studi clinici e progetti di ricerca presso istituti di ricerca e università, oppure lavorando all'interno di aziende pubbliche o private che si occupano di sviluppo di nuove tecnologie per l'ambito sanitario, in particolare sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale e tecnologie digitali per la sanità del futuro. Questo master offre una modalità di insegnamento online attraverso il portale Moodle dell'Università di Padova, che facilita l'apprendimento a distanza e garantisce un'esperienza educativa interattiva e coinvolgente. Nello specifico, la modalità di insegnamento prevederà 1. Lezioni registrate. Le lezioni saranno pre-registrate dai docenti che coprono i contenuti teorici del master. Queste lezioni possono essere visualizzate in qualsiasi momento, offrendo flessibilità agli studenti. Le video lezioni prevedono homework erogati in modalità on demand che attesteranno le competenze acquisite. Inoltre, le lezioni saranno accompagnate da slide e materiali didattici che gli studenti potranno scaricare e studiare. 2. Abbiamo previsto anche delle live session, cioè delle lezioni in diretta, con webinar e conferenze, tramite strumenti di videoconferenza integrati come Zoom o Microsoft Teams. Queste sessioni consentono interazioni in tempo reale tra docenti e studenti. 3. Attività interattive. Al termine di ogni modulo saranno previsti dei quiz e test autovalutativi, questo con il fine di valutare la comprensione dei concetti chiave. I quiz potranno includere domande a scelta multipla, vero o falso o brevi risposte aperte. 4. Risorse aggiuntive. Il portale Moodle permetterà di accedere ad una vasta gamma di risorse digitali tramite la biblioteca digitale, tra cui articoli scientifici, ebook, riviste specializzate e database di ricerca. Inoltre vi sarà possibilità di seguire dei video tutorial e dei seminari. Questi contenuti extra serviranno per approfondire specifici strumenti o metodologie, come l'uso di software per l'analisi dei dati o applicazioni di intelligenza artificiale. I requisiti di ammissione sono la laurea in infermieristica e la conoscenza della lingua italiana. Non sono richiesti anni particolari di lavoro e neanche lavoro in setting particolari come quello dell'oncologia o delle cure palliative. Per quanto riguarda le modalità di preiscrizione, di iscrizione, immatricolazione, il pagamento dei contributi studenteschi per la frequentazione del master, naturalmente vi rimando a consultare il sito internet della nostra unità di biostatistica, epidemiologia e sanità pubblica o il sito di Unismart o il bando ufficiale pubblicato sul sito dell'università per quanto riguarda i corsi di formazione post base. Mi permetto soltanto di segnalare l'opportunità di andare a consultare attraverso gli indirizzi dei siti internet che vedete in sovraimpressione il sito del Ministero della Funzione Pubblica per quanto riguarda la possibilità di approfondire quelle che sono le opportunità di ulteriori agevolazioni per i dipendenti della pubblica amministrazione. Attraverso il protocollo PA 110 Lode, infatti, ci sono una serie di agevolazioni, tra cui mi permetto di richiamare esclusivamente per ora lo sconto lineare di 330 euro per quanto riguarda l'iscrizione al master. Ma vi consiglio davvero di andare a consultare i pertinenti siti internet per approfondire e raccogliere tutte le informazioni riservate alle agevolazioni per i dipendenti della pubblica amministrazione. La selezione all'ammissione del master avviene per soli titoli. Il tirocinio del master rappresenta una componente fondamentale del percorso formativo. Esso offre agli studenti l'opportunità di applicare le conoscenze teoriche acquisite con le lezioni in un contesto clinico reale. Nella pianificazione del tirocinio, l'obiettivo sarà quello di creare una esperienza altamente formativa per lo studente e tagliata su misura per le sue esigenze formative e per coniugare al massimo anche le sue necessità di vita e di lavoro.
Per la scelta della sede di tirocinio si terrà conto delle preferenze espresse da parte degli studenti in occasione di colloqui individuali che verranno programmati sia ad inizio che a metà del percorso di master. La calendarizzazione del tirocinio avverrà su base individuale e nei mesi estivi. Per poter accedere a queste attività sarà necessario aver superato i moduli formativi. Durante il tirocinio, gli studenti saranno supervisionati da infermieri esperti e ricercatori. La supervisione include un feedback continuo da parte degli infermieri guida di tirocinio, questo con lo scopo di migliorare le competenze cliniche di ricerca. Vi sarà anche un supporto e un mentoring da parte di professionisti esperti, aiutando gli studenti a sviluppare le loro capacità e a risolvere eventuali problemi e dubbi. Inoltre, al termine del tirocinio, vi sarà una valutazione complessiva delle competenze acquisite basata su criteri predeterminati che includono capacità cliniche, competenze di ricerca e utilizzo della tecnologia. Per quanto riguarda i project work, è un elemento essenziale all'interno di un percorso di formazione post-base. È un'esercitazione, una messa in pratica per produrre una sintesi attraverso un'esperienza di quelle che sono le conoscenze sviluppate all'interno del percorso di studi per farle diventare delle competenze. Il project work viene scelto dallo studente in base a una definizione all'interno di quelli che sono stati i contenuti del master da sviluppare secondo anche la valutazione di una propria inclinazione personale nei confronti del progetto da sviluppare. I project work naturalmente possono utilizzare metodologie della ricerca molto differenti tra loro e naturalmente tra quelle che vengono presentate come formazione all'interno del percorso del master, e quindi si parlerà di ricerca primaria ma anche di ricerca secondaria, della possibilità di prendere in considerazione lavori individuali ma anche lavori di gruppo da parte degli studenti del master. Tutti gli elementi relativi ai project work vengono comunque presentati all'interno del percorso del master con delle lezioni dedicate o con delle lezioni relative alla metodologia della ricerca clinica che trovano poi una piena applicazione proprio nella conduzione del project work. In conclusione possiamo dire che il master in assistenza infermieristica, ricerca clinica e intelligenza artificiale in oncologia e cure palliative rappresenta una straordinaria opportunità per gli infermieri di avanzare nella loro carriera, acquisendo competenze all'avanguardia per affrontare le sfide della moderna sanità.